Numeri alla mano, partiamo da qui. Questa è la parte che molti aspettavano, la batteria ad alta tensione. La mia Model 3 Long Range del 2021 ha quasi 230.000 km e oggi, a carica completa, mostra 476 km di autonomia nominali. In questo video ti spiegherò cosa significa davvero questo numero, quanta energia c'è dentro la batteria e soprattutto se dopo 230.000 km è ancora un'auto da lunghi viaggi. Qui non ragioniamo a sensazioni, userò numeri leggibili, verificabili, confrontati nel tempo e messi in relazione con l'uso di quest'auto che negli ultimi anni ha percorso tantissima autostrada, con partenze spesso con carica al 100% e arrivi sotto il 5%. Quindi una batteria che ha lavorato in un contesto di uso molto più impegnativo rispetto ad uno ideale. E se resti fino alla fine ti mostrerò un metodo pratico, replicabile per stimare la capacità della batteria senza app esterni e senza accessori collegati alla porta OBD dell'auto. Se ti interessa un approccio basato sui dati, iscriviti, sto costruendo una serie completa su quest'auto. Prima di entrare nei dati è importante chiarire una cosa. Questo non è un test di oggi, ma il risultato di misurazioni effettuate in momenti diversi della vita dell'auto. Ho comprato quest'auto usata nel febbraio 2023 quando aveva circa 105.000 km. Pochi mesi dopo, nel maggio 2023, ho misurato lo stato di salute della batteria con un'apparecchiatura installata sull'interfaccia OBD e un software chiamato Power Check Control. Quella misura è importante perché è una fotografia chiara della salute della batteria a metà strada rispetto ad oggi. Ecco i numeri di quel test condotto dopo oltre 115.000 km, capacità residua 93,5% con un degrado quindi del 6,5%. Energia utilizzabile stimata 66,9 kWh più un buffer di 3,2 kWh, quindi una capacità complessiva della batteria di 70,1 kWh e soprattutto un delta tra celle di 4 mV, che è un valore ottimo. Per un'auto che aveva già superato i 115.000 km ho considerato quei valori più che buoni. A questo punto le domande sono due. Quei 66,9 kWh stimati sono un valore credibile? E poi, quei chilometri visualizzati sul display dell'auto, cosa rappresentano? Parto dalla prima. Sì, i 66,9 kWh sono credibili perché li ho verificati su strada. Il 29 giugno 2023, circa un mese dopo la verifica della batteria, ho completato un test sulla tratta Parma-Roma, 492 km in un'unica sessione di viaggio senza ricaricare. Puoi guardare quel video cliccando sul link di lato, link che trovi anche in descrizione. A fine test ho consumato il 99% della batteria concludendo con l'1% residuo. L'infotainment registrava un consumo medio di 134 Wh per chilometro, pari a circa 66 kWh complessivi. È esattamente l'ordine di grandezza atteso, quindi quella stima di 66,9 kWh sta in piedi nel mondo reale. A fine aprile 2024, a circa 157.000 km, ho ripetuto la misurazione con Power Check Control. Utilizzabili 65 kWh più un buffer di 3,1 kWh per complessivi 68,1 kWh. Delta tra celle 5 mV. E poco dopo ho ripetuto quello stesso test Parma-Roma, 483 km questa volta, senza ricaricare in un'unica sessione, consumando il 96,8% della batteria, con un consumo di 129 Wh
medi per chilometro, complessivamente quindi 62,3 kWh, che, considerando il residuo del 3,2%, portano ancora una volta ad un valore assolutamente coerente con la stima. Quindi i test Parma-Roma appena illustrati mi servono per una cosa molto semplice: chiarire che i valori di capacità stimata della batteria sono affidabili anche nel mondo reale. Arriviamo ora alla seconda domanda. Quei chilometri di autonomia residua sul display cosa rappresentano? Tesla con quel valore mostra una stima che in gergo viene chiamata rated. Non è l'autonomia che potete replicare nel mondo reale, non è l'autonomia calcolata secondo lo standard WLTP, non è neppure l'autonomia calcolata con lo standard americano EPA. Non è un valore influenzato dallo stile di guida e dalla temperatura. È una conversione basata su un valore nominale di consumo, rated appunto. Il BMS stima l'energia contenuta nella batteria dell'auto e la traduce in chilometri di autonomia usando una costante fissa per quel modello di auto e quella configurazione. Se a volte vedi qualche chilometro in più, non significa che la batteria si sta rigenerando. È il BMS che ricalibra la stima. Parliamo in ogni caso di oscillazioni molto piccole. Nella parte 3 di questa collana di video, la sezione che definisco Nerd Style, illustrerò la procedura da utilizzare per ricavare, anche se la tua Tesla, se diversa dal mio modello, il valore di quel consumo nominale rated di riferimento, la costante. Adesso vi mostrerò i numeri di oggi, letti direttamente dall'auto. Qui entra in gioco un accessorio che da poco installato sull'auto, l'Enauto Commander Generazione 2. È un'interfaccia collegata alla porta OBD dell'auto che permette, tra le innumerevoli funzioni, di leggere in tempo reale una serie di parametri del BMS, quali capacità stimata della batteria, buffer, bilanciamento delle celle e molto altro ancora. Se ti interessa il tutorial di installazione lo pubblicherò a parte, qui mi serve solo per leggere i parametri dell'auto. Ecco i dati più importanti che leggo oggi. Capacità nominale da nuova 74,5 kWh, capacità nominale piena di oggi 65,1 kWh, buffer di energia 2,9 kWh, degradazione stimata 12,6% e lo sbilanciamento delle celle un delta ancora di 4 mV, decisamente buono. Adesso la parte davvero utile. Quando leggi 65 kWh non significa che li puoi usare tutti fino all'ultimo elettrone, perché Tesla mantiene sempre un piccolo margine di sicurezza, un buffer che nel mio caso oggi è di 2,9 kWh. Ieri era di 3,1 kWh e ancora prima 3,2 kWh. Il buffer è energia che l'auto non visualizza e serve per proteggere la batteria e gestire bene gli estremi, cioè lo 0% e il 100%. Lo 0% con 0 km non va letto come ho ancora una riserva, quella del buffer. Considero il buffer come una protezione, non come energia su cui contare. Il mio consiglio è di avere la stessa cautela perché non possiamo prevedere quello che sarà il comportamento dell'auto con 0% di autonomia e 0 km. Quindi avevamo 66,9 kWh utilizzabili nel maggio 2023 con l'auto che aveva 115.000 km, 65 kWh utilizzabili nell'aprile 2024 con l'auto che aveva 157.000 km, oggi abbiamo poco più di 62 kWh utilizzabili con l'auto che ha 227.000 km. È un decadimento ordinato e lineare, per quanto mi riguarda soddisfacente per un'auto che ha quasi percorso 230.000 km, dove peraltro la batteria è stata sollecitata da cicli di carica ripetuti fino al 100% e scariche fino ad arrivare quasi allo 0%. Ricordo che per le batterie NMC
quali quella montata sulla mia long range, Tesla suggerisce ricariche ordinarie fino all'80% e di arrivare al 100% solo prima di viaggi. Per quanto mi riguarda, ho sempre avuto l'accortezza di completare il ciclo di carica al 100% pochissimi minuti prima della partenza, e questo è stato un elemento decisivo per la salvaguardia dello stato della batteria, in quanto i rischi sono presenti soprattutto quando la carica al 100% viene mantenuta a lungo, specie con temperature elevate. Il dato più rassicurante è che la batteria è ancora ben bilanciata, parliamo di pochi millivolt. Come l'auto nel suo complesso, anche la batteria sta invecchiando decisamente bene e potrà essere utilizzata ancora a lungo. Fin qui abbiamo letto quello che dice il BMS. Voglio però fare un passo in avanti. Come promesso all'inizio di questo video, mostrerò un metodo pratico, semplice, ripetibile per stimare con buona approssimazione la capacità della batteria della tua Tesla. La lettura dei valori del BMS avrà il solo scopo di dare robustezza e consistenza al metodo di stima. È molto semplice e prevede pochi piccoli step. Numero 1. Ricarica al 100% da terminare appena prima della partenza. 2. Azzeramento dei contatori di viaggio. 3. Effettuare un'unica sessione di viaggio che consumi un quantitativo importante della batteria. Non esiste una regola precisa sul quantitativo di batteria da consumare, ma ovviamente più si consuma e più la stima sarà affidabile. Per questo nel test pratico che vi illustrerò a breve punterò ad un consumo di almeno il 50% in un'unica sessione di viaggio, e lo ripeto perché è fondamentale che sia un'unica sessione di viaggio senza soste. 4. Visualizzazione nell'infotainment dell'auto della quantità di energia consumata utilizzata, peraltro ora espressa anche con la prima cifra decimale, e questo è un elemento fondamentale per ridurre gli scostamenti dovuti alle approssimazioni. 5. Rapporto di questo valore con la percentuale di batteria utilizzata e residua. È il test che ho effettuato nella giornata di ieri e che vi illustro. Questa è la partenza dopo aver ricaricato la batteria al 100%, una singola sessione, niente pause e niente ricariche nel mezzo. Parto al 100% con 476 km rated. I dati del BMS letti dal Commander generazione 2 sono i seguenti: 65,1 kWh rimanenti, di cui 2,9 kWh di buffer, quindi l'energia utilizzabile è di poco superiore a 62 kWh. Vedremo se il test confermerà questi valori. Checkpoint 25%, il Commander ora legge 46,6 kWh rimanenti al netto del buffer che è sempre di 2,9 kWh, ovviamente rimarrà immutato per tutta la durata del video, quindi un consumo rispetto al valore iniziale di 15,6 kWh. L'infotainment Tesla al 25% di batteria consumata fornisce un consumo di 15,5 kWh. Questo è il checkpoint al 50,1%, è il punto chiave. Il BMS ora legge 31 kWh consumati al netto di un buffer che è sempre di 2,9 kWh, con un consumo rispetto alla capacità iniziale di 31,2 kWh. L'infotainment Tesla segna 30,9 kWh consumati e il rapporto con la percentuale di batteria utilizzata pari al 50,1% porta ad una proiezione di capacità complessiva di 61,7 kWh. Il senso è questo: due strumenti diversi mi raccontano la stessa storia. Se a metà batteria ho consumato 30,9 kWh, significa che la sua capacità complessiva è nell'ordine del valore letto dal BMS dell'auto di circa 62 kWh. Nella parte 3 di questa collana, tra le altre cose, ti spiegherò anche perché la schermata consumo dell'infotainment Tesla, che vedi qui al lato, non è un metodo valido per stimare la capacità della batteria. È ottima per capire l'efficienza, le tendenze, ma non è nata per fare un capacity test.
Chiudo con un messaggio chiaro. Oggi su questa Model 3 Long Range del 2021 con quasi 230.000 km io vedo due cose importanti. Un pacco batteria ottimamente bilanciato, parliamo di pochi millivolt di differenza tra celle, lo stesso presente quando la vettura aveva percorso la metà dei chilometri, e una capacità utilizzabile diminuita gradualmente in modo piuttosto lineare nel corso del tempo, ancora sufficienti a mio avviso per viaggiare anche su lunghe percorrenze, adeguando velocità e soste. Nella prossima parte, e lo dico chiaramente sarà una parte nerd style, dimostrerò il legame tra la capacità stimata della batteria e i chilometri di autonomia nominali visualizzati sul display dell'auto e illustrerò un metodo per calcolare la costante che Tesla utilizza sul tuo modello di auto con la tua configurazione per convertire la batteria stimata in chilometri di autonomia. Se questo approccio ti piace, iscriviti. Qui trovi test reali, ripetibili e senza slogan. Ci vediamo nella parte 3.